Per molto tempo ho creduto che la crescita spirituale fosse l'unica maniera per poter trasformare la mia vita, quindi tutto quello che ruotava intorno alla meditazione, al credere nell'universo, negli angeli, nella manifestazione, nella legge d'attrazione, credevo fosse sufficiente per poter trasformare la mia vita, però più entravo nel concetto della crescita spirituale, più mi rendevo conto negli anni che c'era qualcosa che non tornava. Cioè, per quanto io mi applicassi nel rispettare tutti i dogmi, tutto quello che era necessario, ripeto sempre per la crescita spirituale, non permetteva effettivamente poi a lungo termine di manifestare ciò che desideravo. Ed infatti ho avuto una scissione interna in cui ad un certo punto, seguendo i vari guru, i vari maestri, ho capito che non era sufficiente ed è per questo motivo che ho iniziato a distaccarmi da questo mondo e iniziare a intraprendere in realtà quello che è la crescita personale. Ed oggi infatti andremo a vedere come mai il percorso di crescita interiore è molto più importante di quello spirituale. Ciao, sono Cecilia e ho passato tanti anni della mia vita a trasformare i miei traumi in consapevolezza. Oggi ti racconto una storia di vita interiore affinché possa aiutarti a trasformare i tuoi nodi interiori. Benvenuti e bentornati e soprattutto grazie infinite a tutti gli iscritti. Siete sempre di più e io sono sempre più felice. Oggi voglio portare avanti un discorso che in realtà avevo già iniziato precedentemente in un altro video che trovate qui nel link. Perché ho deciso di fare questo? Perché secondo me l'altra volta non avevo spiegato molto bene quello che io intendevo con la meditazione non è sufficiente per cambiare la propria vita. Infatti adesso ti farò una breve descrizione della differenza tra la crescita spirituale e la crescita interiore e poi ti spiegherò il perché nel corso del tempo io abbia più puntato alla crescita interiore. Solitamente si fa un percorso in cui prima si incontra la crescita interiore e una volta effettuato questo procedimento, questi cambiamenti effettivamente interiori, si passa alla crescita spirituale. Perché? Perché la crescita interiore non è più sufficiente per se stessi. Io ho fatto al contrario, ovviamente, perché se tanto io non vado controcorrente non sono contenta. Allora, io avevo intrapreso in maniera inconscia un percorso interiore e psicologico, come vi ho sempre detto, già all'età di 14 anni, per svariati problemi. Però, ovviamente, a 14 anni, 20 anni, non sei consapevole del perché, come ti possono aiutare veramente psicologi, psichiatri e psicoterapeuti. Ti affidi ai genitori, all'esperienza del medico, ovviamente, e quindi la affronti con una certa mentalità ed è ovvio, è normale che sia così. Quindi quando il percorso è finito io ho passato alcuni anni senza il percorso interiore, senza nemmeno quello spirituale. E quando ho avuto una profonda crisi interiore, ho iniziato ad abbracciare il percorso spirituale a 360 gradi e questo è durato 2 anni. Però con questo non voglio dire assolutamente che il percorso spirituale non è utile, perché se no mi tirerei la zappa sui piedi, ovviamente. Perché? Perché il percorso spirituale comunque mi ha aiutato con certe tecniche a prendere più consapevolezza. Tecniche come la meditazione, il Qigong, anche i stessi tarocchi attraverso però la tarologia sono tutti strumenti che la spiritualità ci mette a disposizione per poter cercare di comprendere noi stessi a un livello non totalmente profondo e inconscio. Ok, la meditazione, se applicata e fatta tutti i giorni 20 minuti e poi portata nel quotidiano, quindi tutti i giorni essere consapevoli e presenti a se stessi, aiuta letteralmente a modificare tanti partner che noi mettiamo in pratica. Così come anche io la mia capacità di canalizzare gli angeli, di leggere i registri akashici per me stessa e per il collettivo, perché ho deciso di non fare più consulti privati,
sono strumenti che comunque non posso negare che non esistono, perché esistono, ma secondo me non sono totalmente sufficienti per poter rendersi conto di tante cose che succedono dentro di noi. Il percorso spirituale, appunto, è una ricerca che è ultraterrena, quindi che si concentra su quello che è l'universo, Dio, gli angeli, il perché ci accadono determinate cose, il fatto che esistano le sincronicità, che nulla accada per caso, esattamente come quello che è stato il percorso di Jung, per cui Jung, passato da un percorso interiore, appunto, della psicologia, è passato a un mondo più spirituale, perché non trovava più le risposte nel contesto psicologico. Io invece ho fatto il contrario. Ho passato prima il percorso spirituale, come vi ho appena detto, e sono approdata in quello della crescita interiore, del cambiamento interiore, perché dopo 2 anni in cui attuavo queste tecniche, che ripeto non sono sbagliate ma non sono sufficienti, mi rendevo conto che non cambiavano la mia vita esternamente. Io non solo ho fatto la meditazione, il Qigong, i tarocchi, la matrice del destino, lo human design, le chiavi genetiche, però dentro di me sentivo che io comunque ero sempre depressa, sempre triste, sempre arrabbiata, la vita non mi piaceva, non riuscivo, quello non era sufficiente. Non era sufficiente e per questo ad un certo punto, dopo 2 anni, io mi sono letteralmente staccata. Mi sono staccata perché non dava le risposte che io cercavo e per questo motivo ho iniziato ad intraprendere in realtà un percorso che fosse a metà tra quello spirituale e quello psicologico, come fanno in tanti in realtà. Però mi sono affidata alle mie capacità, a quello che è in grado di fare Cecilia, per cui piano piano ho iniziato a trasformare letteralmente la mia vita prendendo le parti spirituali, come ad esempio la meditazione, che mi aiutava a capire i partner che mettevo in moto dentro di me, così come i trigger, e cercare di analizzarli, soprattutto nei momenti di grande sconforto. Un esempio è stato il fatto che io soffrissi tantissimo della ferita d'abbandono. Ogni volta che un fidanzato mi lasciava, io stavo malissimo, ma proprio male, male, male. E quindi io volevo diventare una persona autonoma, indipendente. Non volevo più stare dietro a sentimenti, persone in maniera morbosa e di attaccamento. Volevo avere una vita normale, un sano equilibrio interiore di autonomia, per cui io potevo avere una relazione molto più equilibrata. Ed infatti il punto che scatenò tutto ciò fu che un ragazzo mi scrisse. Il fatto era che questa persona non sapeva di che morte volesse morire. Questo suo modo di comportarsi creava in me dei trigger, cioè proprio io non riuscivo, avevo proprio l'ansia, perché dico, ancora si ripete la stessa e solita storia, che io trovo queste persone che non sanno che vogliono nella vita, che non si sa che tocca fa, e dico, io non posso andare avanti così tutta la vita. E quindi un giorno in particolare questa persona scatenò in me una forte crisi d'abbandono e iniziai a prendere un foglio, in realtà un foglio, iniziai a buttare giù tutto quello che sentivo dentro e da lì iniziai a prendere consapevolezza di tanti meccanismi errati che io mettevo in atto non tanto nella relazione o nei confronti degli altri, ma solo esclusivamente dentro me stessa, la ricerca e il bisogno spasmodico di attenzioni. Lì ho capito che non potevo più affidarmi al percorso spirituale, perché sì, è stata proprio la meditazione, l'averla applicata nel contesto sempre presente, tant'è che io, per fare in modo che la meditazione mi aiutasse anche, per esempio, in questo momento in cui io parlo, ho iniziato ad attaccare al lavoro, a casa, sul cellulare, post-it, note, eccetera, eccetera, pur di ricordarmi di essere sempre presente e poter fare attenzione a quelli che sono i miei pensieri. È solo grazie alla meditazione che io sono riuscita
a accorgermi che io non riuscivo a vivere senza le attenzioni degli altri, e quindi questo poi ha portato sempre di più, sempre di più, sempre di più ad abbandonare il percorso spirituale, ad abbracciare il percorso interiore. Lo dico perché mi rendo conto che nel tempo si è creato una certa fama del percorso spirituale, ma senza il percorso interiore non vai da nessuna parte. Se non scendi dentro di te e non ti analizzi, che sia da solo, che sia con lo psicologo, con chi vi pare, non riuscirete mai e poi mai a trasformare la vostra vita. Mai, mai e mai. Perché? Perché il percorso interiore vi mette in condizioni di sbattere la faccia contro voi stessi. Perché è quello che per esempio adesso io sto, come vi dico sempre, sto affrontando su di me, un continuo sbattere addosso a situazioni che io nemmeno, vi giuro, nemmeno pensavo potessero esistere dentro di me, perché erano talmente radicate e talmente proprio dentro che proprio io non ci pensavo. Il conoscere se stessi attraverso la crescita interiore, l'individuare i propri valori, il capire che cosa vogliamo e cosa non vogliamo, fa parte del percorso interiore. Ad esempio, se voi avete intrapreso un percorso spirituale di meditazione, eccetera, eccetera, a questo potete attualmente affiancare la conoscenza di voi stessi, per quanto banale. Infatti poi più in là farò anche un video su questo, adesso intanto vi do alcune dritte. Per cui, ad esempio, potete iniziare ad elencare quelli che sono i vostri valori, quelle cose per cui voi non potete assolutamente scendere a compromessi con nessuno, che sia un fratello, una sorella, un babbo, una mamma, un nonno, un fidanzato, una fidanzata, il cognato, la suocera, chi vi pare, voi dovete fare un elenco dei valori che per voi non si può trovare un compromesso, perché già quello vi aiuterà a portarvi nella giusta strada, sia nel trasformare voi stessi, come di conseguenza il trasformare il fuori. Cambiando interiormente, quindi la ricerca dei propri valori, quello che si vuole realmente nella vita, capire i propri partner, i propri trigger, andare da uno psicologo, analizzarsi anche da soli se al momento non ci scusate, se al momento non avete i soldi per andare dallo psicologo, anche se io sono totalmente contraria a questa cosa, perché se c'è bisogno dovete assolutamente andarci e investirci dei soldi, perché è l'unico modo per trasformare la vostra vita, soprattutto per le questioni più gravi, perché quando noi cambiamo interiormente, conoscendo noi stessi e trasformando noi stessi, eliminando quelli che sono i nostri blocchi, ok? Allora si trasformerà letteralmente il fuori, che è quello di cui parla anche appunto il percorso spirituale, perché nulla accade per caso, infatti esistono le sincronicità, e questo ne parla anche Jung. I nostri costrutti mentali dettati dalla nostra famiglia, quello che la famiglia si è portata nel corso del tempo, noi l'abbiamo fatto nostro. Il fatto che ad un certo punto c'è il cosiddetto risveglio interiore, di cui parla il percorso spirituale, è perché è arrivato un momento in cui appunto gli angeli effettivamente, perché a me è successo, ti mostrano le piume, i cuori, i numeri doppi per risvegliare la tua coscienza e farti notare quello che c'era di sbagliato nella tua vita per poterla trasformare e cambiare anche nelle generazioni future. Io comunque sto facendo un percorso psicologico che mi sta aiutando, ed è il motivo per cui poi io adesso ho cambiato, come potete vedere, tante cose anche nel mio sito web, così come anche qui su YouTube ho cambiato tantissime cose, perché sto riscoprendo quella che ero veramente io, non quel costrutto che mi ha addossato, che mi ha vestito e letteralmente cucito addosso, neanche cucito addosso, proprio dentro la carne, la mia famiglia. Quindi è per questo che io ritengo che la crescita interiore è in realtà molto più importante rispetto alla crescita spirituale, anche appunto perché, come ho detto agli inizi, prima si passa dalla crescita interiore poi a quella spirituale. Io ho fatto al contrario e vi dico che in un momento di crisi affidarsi totalmente alla crescita spirituale, secondo il mio punto di vista, è totalmente sbagliato. Serve il percorso interiore, affiancato dalla crescita spirituale, se vi risuona. Se vi risuona il fare la meditazione, fare la tarologia, la matrice del destino, lo human design, quello che vi pare,
ben venga, è sempre una cosa che aiuta di più, ma ripeterò fino alla morte, senza il cambiamento interiore, psicologico, dei propri schemi interiori, del risalire in realtà quello che è stata la storia familiare dal punto di vista psicologico, delle credenze, dei pregiudizi, non si va da nessuna parte. Ecco perché io oggi ho voluto rifare questo video, perché c'erano dei concetti secondo me che avevo tralasciato, che non ho spiegato molto bene e che era giusto fare una delucidazione. Io spero che questo video ti sia stato d'aiuto, che ti abbia aiutato a prendere consapevolezza su quello che è la crescita spirituale e quella interiore e che appunto inizierai a capire cosa è meglio per te letteralmente per poter trasformare la tua vita e manifestare seriamente quello che vuoi. Se è così, non ti resta che seguire il canale per non perderti tutti i prossimi video. Io ti aspetto qui ogni lunedì.